Nel video precedente avevamo creato una tier list di gradimento delle specie che fanno o hanno fatto parte della mia collezione. Oggi invece cambiamo prospettiva. Andremo a fare una tier list delle specie che non ho ancora, ma che potrebbero stare bene nel mio clima. Vediamo insieme quali sono le piante che vorrei in collezione e quelle che non vorrei proprio avere. Resta con me fino alla fine e fammi sapere come avresti composto tu questa tier list. Ciao bonsaisti, benvenuti o bentornati sul mio canale Ancient Talk. Nel video precedente abbiamo fatto una tier list delle specie che hanno fatto parte della mia collezione ed è stato molto interessante analizzare perché mi sono piaciute e perché no. Oggi però ho deciso di cambiare prospettiva. Niente specie che già ho, ma solo quelle che non sono ancora in collezione e che secondo me potrebbero adattarsi bene al mio clima qui vicino Roma. È un video un po' diverso del solito, infatti ho scelto di pubblicarlo di mercoledì proprio per distinguerlo dagli altri che escono di domenica. Le piante sono divise in tre categorie: conifere, latifoglie spoglianti e latifoglie sempreverdi. In questo video, come potete ben immaginare, partiremo dalle conifere. Se vuoi vedere le altre due tier list, ti consiglio di andare qui in alto a destra e troverai una playlist con tutti i video che sono usciti o che usciranno. E quindi sei pronto a scoprire insieme quali sono le specie che analizzerò oggi e dove le posizionerò nella mia tier list? Andiamo al PC e iniziamo subito. Ci troviamo qui nel software per fare la tier list. Vi presento le piante. Partendo da sinistra abbiamo pino d'Aleppo, pino silvestre, pino nero austriaco, tasso baccata, ovvero quello che si trova comunemente in Italia, pino d'Umbergi, ginepro sabina, pino nero laricio, che anche questa è una sottospecie che in Italia si trova tranquillamente in natura e anche al sud, ginepro itoigawa, ginepro fenicio, cipresso e pino parviflora, anche detto pino bianco. Ora dobbiamo partire con il pino d'Aleppo. Il pino d'Aleppo vi do due informazioni: la corteccia è tendente al grigio e si sfalda in piccole placche molto sottili. Gli aghi sono fini e verdi chiaro, si adatta molto bene al clima della mia zona, è abbastanza utilizzato nel bonsai ma non è granché apprezzato. Tra tutte quante le categorie credo di metterlo in D, perché tra le piante elencate forse è una di quelle che meno vorrei come bonsai. Poi passiamo al successivo, ovvero il pino silvestre, che ha una corteccia arancio-rossastra con aghi corti e un verde bluastro come colore. Si adatta abbastanza bene in queste zone, anche se magari va usata qualche piccolissima accortezza, e tendenzialmente ha un portamento abbastanza dritto con chioma compatta, però ovviamente nel bonsai si può piegare qualsiasi cosa, almeno sulle conifere, e quindi possiamo sfruttare molto bene la chioma compatta. Infatti il pino silvestre secondo me va a grado A, perché un bel silvestre ce lo vedrei abbastanza bene nella mia collezione. Poi abbiamo il pino nero austriaco, che ha una corteccia scura a placche spesse, aghi lunghi di un colore verde abbastanza scuro, si adatta molto bene al clima dove sono io, è una pianta comunque molto forte con chioma abbastanza densa, è molto famosa in Italia, lato bonsai, e comunque è una bella specie. La metterei in B. Poi tasso Taxus baccata, ha una corteccia liscia inizialmente che poi tende a diventare screpolata, ha gli aghi piatti rispetto al tasso giapponese che li fa a ciuffetto, per capirci. Qui nelle mie zone si adatta molto bene, c'è chi li coltiva tranquillamente anche in Sicilia. È una pianta molto elegante con una ramificazione morbida e in generale con un legno molto morbido che va filata continuamente e comunque permette di fare parti di legno secco stupende. Veramente ci escono bonsai assurdi. Io la metterei in S. Poi abbiamo il pino d'Umbergi, dove la corteccia è nera, rugosa e ricca di texture, quindi molto scavata, diciamo, molto a placche divise, per farvi capire. Ha gli aghi lunghi di un colore verde scuro, si adatta benissimo in queste zone ed è comunque una varietà molto vigorosa. Questa la metterei in B, perché comunque ci escono piante veramente veramente carine.
che si vedono anche molto spesso nelle mostre. Poi Ginepro Sabina ha una corteccia rossastra che si squama, le foglie ovviamente sono fatte a squama perché è un ginepro di un colore verde abbastanza scuro, si adatta molto bene al mio clima, ha un portamento naturale e abbastanza serpentino come tronchi eccetera, viene benissimo come vedete qualsiasi ginepro in giro con il legno secco, si lavora benissimo e comunque non mi fa impazzire del tutto, però comunque lo mettiamo in C. Poi abbiamo il pino nero laricio. La corteccia è nera solcata profondamente, ha gli aghi molto lunghi e rigidi, non se ne vedono moltissimi, però comunque si adatta molto bene al clima della mia zona perché il pino nero laricio lo troviamo anche in Calabria e in Sicilia, quindi come idea in mente ce l'ho abbastanza. Non so per quale motivo, però rispetto per esempio al nero austriaco e al Thunbergi mi ispira un tantino di più, quindi magari lo mettiamo in A. Poi abbiamo Ginepro chinensis Itoigawa con una corteccia rossastra liscia, ovviamente foglie squamiforme, però di un colore molto più brillante rispetto per esempio al Ginepro Sabina. Comunque si adatta molto bene in queste zone, fa un fogliame molto compatto e denso, quindi ci escono comunque piante molto belle, è usatissimo, uno dei più usati probabilmente in ambito bonsai, però rimango sempre abbastanza titubante lato ginepri perché so che molti qui in zona hanno problemi e lo metto comunque in C insieme all'altro ginepro. Poi abbiamo il ginepro fenicio con corteccia rossastra, placche molto sottili, aghi e squame verdi tendenti però un po' al giallastro, è probabilmente il ginepro migliore che potrei avere per adattabilità qui vicino Roma. Ha dei tronchi bellissimi, veramente stupendi, ci sono dei ginepri fenici raccolti in natura che hanno dei tronchi assurdi, veramente bellissimi, molto movimentati perché sono comunque piante plasmate dal vento, dalla salsedine, sono veramente molto belli e infatti il portamento è contorto e comunque io lo metterei in B, forse è l'unico ginepro che prenderei. Poi abbiamo il cipresso che ha una corteccia fibrosa e rossastra, squame molto compatte, qui nelle mie zone va bene di più, ha di solito un portamento molto colonnare, però veramente se guardate molte mostre oppure anche su YouTube ce ne sono alcuni assurdi, bellissimi. Io ne avevo uno tanto tempo fa, quasi 3 anni fa, ci ho fatto qualche video sul canale, magari vi lascio una playlist in alto a destra e veramente sono probabilmente la mia conifera preferita, io li adoro e ne vorrei un altro assolutamente, quindi lo metto in grado S ma lo voglio molto di più rispetto al tasso. In grado S mettiamo il tasso e il cipresso, ma la prima che prenderei in assoluto è il cipresso. E poi abbiamo il Pinus parviflora, ovvero pino bianco, con una corteccia liscia da giovane e rugosa da vecchio, aghi corti verde e blu, però sensibile al caldo diretto, e la chioma è bassa e ordinata, però per tutti i pini che abbiamo trattato io lo metterei in D perché è quello che probabilmente mi ispira di meno. Quindi facendo un veloce riepilogo abbiamo in grado S, quindi quelle che vorrei assolutamente, cipresso e tasso. In grado A abbiamo il pino silvestre e il pino nero laricio. In grado B abbiamo il pino nero austriaco, il pino Thunbergi e il ginepro fenicio. Poi in grado C abbiamo Ginepro Sabina e Ginepro chinensis Itoigawa. Poi in D abbiamo il pino d'Aleppo e il pino bianco. Detto ciò, io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo contenuto, vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti la vostra top per farmi sapere voi in che ordine mettereste queste piante. Io corro a comprare un cipresso, sto scherzando, lo comprerò più avanti perché adesso devo fare un po' di pulizia e finire di sistemare tante piante. Vi invito a condividere questo video con i vostri amici appassionati di bonsai oppure appassionati di conifere, che siano pini, ginepri, tassi, cipressi. Vi invito a lasciare un mi piace. Ti ricordo che se vuoi vedere gli altri video che sono usciti o usciranno su questo trittico di tier list sulle piante che vorrei in collezione, trovi o la playlist in alto a destra oppure guardando nei commenti o
Nelle schede a fine video trovi la playlist e i link ai video. Io ti ringrazio tantissimo ancora per la visione e noi ci vediamo al prossimo video. Buon bonsai!